Francesco Petrarca, vita e opere. In questo video ci immergiamo nell'universo di un gigante della nostra cultura, un uomo le cui parole continuano a risuonare, anticipando la modernità. Francesco Petrarca. Non solo poeta, ma anche umanista e instancabile viaggiatore, un'esistenza tormentata, un'anima in perenne ricerca e un'opera che è specchio di un'interiorità complessa, precursore di un'intera epoca. Nato ad Arezzo nel 1304, la sua infanzia fu segnata da spostamenti, tra cui quello ad Avignone, allora sede della curia papale. Gli studi giuridici imposti dal padre furono presto abbandonati. Fu probabilmente a Bologna che mosse i primi passi nella poesia in volgare. Ad Avignone, per necessità economiche, prese gli ordini minori. In questi anni, descritti da lui come di vuota mondanità, si colloca l'incontro decisivo per la sua biografia letteraria, l'amore per Laura. Secondo il suo racconto, la donna gli apparve il 6 aprile 1327 nella chiesa di Santa Chiara ad Avignone, nel giorno del Venerdì Santo, tenendolo anni 21 ardendo e morendo, con singolare coincidenza, il 6 aprile 1348. La vita di Petrarca fu un interrotto viaggio di scoperta e riscoperta. Nel 1333, in Francia, rinvenne l'orazione ciceroniana Pro Archia, segnando l'inizio delle sue scoperte umanistiche. Accanto ai classici, lesse testi sacri e antichi scrittori cristiani e si dedicò all'edizione di Livio. Il suo profondo legame con la classicità lo portò a Roma, meta sognata, nel 1336. L'anno successivo si ritirò in Valchiusa, luogo di ispirazione per gran parte delle sue opere e scenario del suo amore. Il suo genio fu riconosciuto con l'incoronazione poetica in Campidoglio, a Roma, l'8 aprile 1341, un rito carico di significati che Petrarca celebrò depositando la sua corona d'alloro sull'altare di San Pietro. La sua aspirazione alla gloria poetica era chiara. Dopo soste a Parma, tornò ad Avignone, dove conobbe Cola di Rienzo. Eventi personali, come la monacazione del fratello Gherardo nel 1343, produssero in lui un profondo turbamento, documentato in opere come Il Secretum. Continuò i suoi viaggi, scoprendo a Verona altre importanti lettere di Cicerone, le Ad Atticum, Ad Quintum e Ad Brutum. Il suo impegno non fu solo letterario. Sostenne l'impresa di Cola di Rienzo a Roma, spinto dal desiderio del ritorno della curia pontificia. Fu a Parma, nel 1348, che ricevette la notizia della morte di Laura. Gli anni successivi lo videro impegnato in missioni diplomatiche e incontri cruciali, come quello con Giovanni Boccaccio a Firenze nel 1350. La loro amicizia e influenza reciproca furono decisive per lo sviluppo dell'umanesimo. Nel 1353, dopo l'avvento di Papa Innocenzio VI, poco propenso verso di lui, Petrarca tornò definitivamente in Italia, dove prestò importanti servigi diplomatici. Nonostante l'intensa attività politica, il periodo milanese fu straordinariamente fecondo per la sua produzione letteraria, con opere come il De Remedis Utriusque Fortune e i Triunfi. Gli ultimi anni della sua vita, dal 1370, furono trascorsi nella serenità della sua villetta ad Arquà, sui Colli Euganei, dove continuò a scrivere indefessamente fino alla morte, nel luglio 1374. La sua eredità fu custodita e diffusa dal suo scolaro Lombardo della Seta e i suoi preziosi autografi, con le note marginali, testimoniano i suoi vasti interessi filologici e l'evoluzione della sua scrittura, la semigotica. Ma veniamo ora al cuore della sua opera, il canzoniere,
una raccolta che lo rende, pur vivendo nell'ultima parte del Medioevo, profondamente moderno. Non è solo un insieme di rime, ma il diario di un'anima, un esemplare itinerario morale. La modernità del canzoniere si manifesta in diversi aspetti. Inquietudine esistenziale. Pur mantenendo una concezione cristiana, Petrarca esprime un'angoscia per la caducità delle cose e un desiderio di amore e gloria vissuti come peccati, tratti tipici della nascente sensibilità umanistica. Struttura organica. A differenza delle collezioni precedenti, Petrarca selezionò e dispose i suoi fragmenta in un progetto unitario, organizzato in rime in vita e in morte di Laura, denotando una chiara volontà autoriale. L'io in conflitto. L'amore per Laura, centrale, rimane irrealizzato. A differenza di Dante, che eleva Beatrice a figura sacra, Petrarca non scioglie il conflitto fra anima e corpo, fra colpa e redenzione. La sua è una ricerca interiore tortuosa, circolare, che anticipa la visione esistenziale dell'umanesimo. Poesia e amore non corrisposto. Il sonetto proemiale «Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono» definisce la poesia come strettamente connessa all'amore non corrisposto, fonte di conforto e espressione di un io che registra i suoi diversi e opposti stati d'animo. Il poeta maturo riconosce le lusinghe del mondo come un breve sogno. Rapporto innovativo con i lettori. Si rivolge a un pubblico universale, non specialistico, una novità assoluta rispetto alle udienze più circoscritte della lirica precedente. Lo stile del canzoniere, frutto di incessante revisione, è caratterizzato da un unilinguismo, come definito dal critico Gianfranco Contini, che privilegia uniformità di toni e lessico. Il linguaggio è accuratamente selezionato, elegante, con un suono soave, e il ritratto di Laura è volutamente vago. La sintassi è lineare, ricca di coordinazioni, parallelismi e soprattutto antitesi, vita e morte, pace e guerra, fuoco e ghiaccio, che riflettono il dissidio interiore del poeta. L'intensità evocativa nasce dal gioco di suoni, dalle ripetizioni assonanti basate sul nome della donna. Il tema dell'amore per Laura è il perno. Il nome stesso è un simbolo complesso, evocando il lauro, all'oro, sacro ad Apollo, e il mito di Dafne. Laura non è solo la donna amata, ma anche la personificazione della poesia e il simbolo della gloria letteraria. Il gioco di parole tra Laura e aura, soffio o ispirazione, è centrale. L'amore impossibile per Laura si trasforma nell'ispirazione che guida verso il lauro, ovvero la poesia, che per Petrarca nasce da un senso di mancanza. Il canzoniere, con la sua ricchezza tematica e le sue innovazioni linguistiche, ha plasmato profondamente la poesia amorosa successiva, in Italia e in Europa. Petrarca ci consegna non solo la bellezza della sua lirica, ma il ritratto di una sensibilità moderna, un'indagine profonda dell'io e delle sue irrisolvibili contraddizioni. Un uomo che, con la sua vita e la sua opera, ha gettato le basi per una nuova era, quella dell'umanesimo, e continua a parlarci della complessità dell'animo umano, del desiderio di gloria, del tormento dell'amore e della ricerca di senso in un mondo in continuo mutamento.